In una città apparentemente perfetta, dall'atmosfera idilliaca, un agente di polizia prende servizio e si scontra col mobbing fattogli dai colleghi e addirittura dai superiori per questioni di razza. Pare infatti che lui non sia adatto ad essere un poliziotto. E allora cosa fa? Decide di prendersi il caso più brutto che si trovi in centrale, un caso a cui addirittura la polizia ha rinunciato da tempo, e di risolverlo. Se lo prende lui sto caso. E quando iniziano le indagini non supportate dalla polizia e che costringeranno il nostro caro agente a servirsi dell'aiuto di criminali per raggiungere il suo scopo, viene fuori una verità scomoda, e cioè che un numero crescente di aggressioni e di sparizioni di cittadini è legata a doppio filo a una macchinazione politica che mira a pilotare l'opinione pubblica e a puntare il dito contro una minoranza. Tutto questo allo scopo di sovvertire gli equilibri del governo e di realizzare una rivolta in piena regola, e quindi è tutta una strumentalizzazione politica. È la trama di un film di Nolan? È un film di Kubrick? No, è un film Disney, Zootropolis. Molti potrebbero dire, Sinergo, no, la trama di Zootropolis è gli animali non sono più animali, sono tipo come le persone, vivono nelle città tutti insieme, hanno le macchine, i cellulari, e il buon Sinergo a questo punto vi risponderà che, vi do 10 secondi, pensateci. È il contesto. E probabilmente quando tutti quanti impareranno a distinguere una trama da un contesto, il fantasy morirà. La trama di Zootropolis è una bella trama ed è una trama applicabile praticamente anche ad un film, con attori in carne ed ossa, ambientato a Milano, in Sicilia, su Marte. Una bella trama la riconosci proprio da questo, che tu puoi prenderla e metterla in qualsiasi contesto e questa funzionerà sempre. Zootropolis ha una grande trama. Per essere un film di animazione è una delle trame più ben scritte che abbia mai visto. Io vi giuro, all'inizio seguivo la vicenda aspettandomi una zozzeria, sapete quei film in cui gli animali fanno le cose che fanno le persone e per questo io dovrei ridere e divertirmi. Finché il film poi a un certo punto non finisce io muoio un pochino dentro. Invece no, Zootropolis mi ha presentato una trama che mi ha intrigato, mi ha tenuto con il fiato sospeso, mi ha addirittura inquietato in alcuni punti. La prima chiave di lettura è quella che anche i ragazzini più piccoli possono apprezzare, cioè questo mondo colorato, queste gag basate sugli animali che fanno cose da essere umano, ok? Però qui un qualsiasi altro film si sarebbe fermato, cioè avrebbe fatto giustamente fanservice ai marmocchi, avrebbe portato al cinema i genitori perché i marmocchi non possono andare da soli al cinema, e avrebbe portato un bel risultato al botteghino senza sforzarsi poi troppo, no? È facile, fai un film così, devono andarci anche i grandi a vederlo perché i marmocchi di 4 anni non possono andare al cinema da soli. È geniale se ci pensate. Mentre Zootropolis che cosa fa? Guarda negli occhi i papà e le mamme, li vede disperati perché non ce la fanno più ad andare a vedere Hotel Transilvania o Madagascar, li vede proprio disperati, quasi che piangono, no? Perché portano i bambini a vedere delle stronzate pazzesche. E pensa, ok, questi poveri genitori devono avere la loro fetta. Scriviamo una storia, signori? Scriviamo una storia per questo film? Qualcuno in fondo alla sala, nel grande salone che Disney ha e dove centinaia di sceneggiature si riuniscono, propone: ehi, facciamo proprio un intreccio? Che dite? E così hanno fatto, creando uno dei film di animazione più fighi che abbia mai visto in vita mia. Tecnicamente parlando è girato da Dio, ma questo lo sono anche i film più beceri che vengono prodotti per i marmocchi. Questo invece è girato bene come al solito, le immagini sono meravigliose, i modelli dei personaggi sono stupendi, animati perfettamente. Non c'è niente da ridire in genere sul piano tecnico, assolutamente niente da ridire, ma questa volta la vera novità è che anche un uomo di 33 anni che si sta rompendo i coglioni di storie del cazzo riesce ad appassionarsi tantissimo al punto che finito il film vorrebbe rivederlo.
è un miracolo per quanto mi riguarda. Zootropolis è la dimostrazione che Disney, nonostante si stia comprando tutto, compresi Calzedonia e Fabriano, sta comprando tutto quello che può, se lavora in maniera seria può offrire un prodotto adulto. E lo può offrire fatto bene, perché Disney ha sempre cercato di proporre in qualche modo qualità. Lo ha fatto in maniera molto unidirezionale, questo è vero, però il tempo passa e se Disney sta cominciando a capire l'importanza di allargare un po' i propri orizzonti artistici, tutti quanti potremo soltanto goderne. Se questo è il monopolio Disney che ci aspetta nei prossimi anni, forse tanto male non è. Io vi esorto, se non avete ancora visto questo film, perché magari molti come me erano scettici, a vederlo. Recuperatelo, ragazzi. Io l'ho recuperato con un ritardo mostruoso, perché all'epoca mi bombardarono. No? Sinergo, hai visto Zootropolis? Non ai livelli di Your Name, ma mi hanno bombardato anche con Zootropolis. E vi prego, ragazzi, bombardatemi con cose come Zootropolis, non come Your Name, perché sennò ve le faccio a pezzi. Su Zootropolis veramente non ho niente da ridire. Lo sapete che io sto molto sul chi va là, seguo le storie in maniera molto attenta, se c'è qualcosa che non torna, qualcosa di forzato, io me ne rendo conto. In Zootropolis tutte le forzature non sono altro che il mondo di Zootropolis e tutto ciò che non funzionerebbe nel nostro mondo è perfettamente coerente perché ci troviamo a parlare di animali e le meccaniche sono un po' diverse. La protagonista mi fa impazzire, è fichissima perché c'ha sto testone grosso da coniglio, questi occhioni grossi da coniglio, ma poi sotto c'ha la divisa da poliziotta, quindi è cazzuta dal collo in giù e sopra è un pupazzo di Pasqua. Mi fa schiattare quel personaggio e penso che se trovassi un action figure fatta bene me la prenderei anche a una cifra indecente e magari un giorno se questo colpo mi riuscirà ve la mostrerò anche. Intanto, ragazzi, se vi è passato sotto il naso qualche altro film di animazione così, cioè che riesce a coniugare la visione di un marmocchio con la visione di un adulto, fatemelo sapere, perché per me questa è la vera qualità della narrazione, cioè quando si riesce a fare centro su un pubblico completamente diverso, ma sempre con efficacia. Per me è un piccolo capolavoro questo Zootropolis.